Negli ultimi mesi ho acquistato un'attività che fino a 5 anni fa era arrivata a fatturare quasi 1 milione di euro. Oggi, a distanza di 8 mesi, con questa stessa attività ho perso più o meno 25.000 euro. E quindi mi chiedo, sto sbagliando tutto? Aprire un locale in Italia oggi è una follia? Oppure semplicemente l'attività ha tanto potenziale ma è ancora in quella fase iniziale in cui deve trovare il suo equilibrio? Quindi mettiti comodo, perché in questo video vi porto un nuovo aggiornamento della sforneria, che per chi non conoscesse è un'attività che fa bar, pasticceria, gastronomia e aperitivi. E nell'ultimo video aggiornamento eravamo arrivati al 18 marzo, oggi invece vediamo dal 19 marzo fino al 18 giugno e lo facciamo vedendo i numeri veri. Ciao, sono Badr, sono un ingegnere e faccio l'imprenditore. In questo canale parlo di soldi, di finanza e in generale delle attività che sto portando avanti. E oggi vi racconto come è andata la sforneria negli ultimi 3 mesi. E in particolare, guardando i numeri, vorrei fare un'analisi con voi, cercando di capire se abbia ancora senso aprire e portare avanti un'attività di questo tipo in Italia nel 2026. Dal 19 marzo al 18 giugno la sforneria ha generato circa 74.750 euro di ricavi, che divisi mese per mese, dal 19 marzo al 18 aprile abbiamo circa 27.500 euro, dal 19 aprile al 18 maggio circa 25.200 e dal 19 maggio al 18 giugno circa 22.000, che quindi in media parliamo circa di 830 euro al giorno. Che detta così uno potrebbe anche pensare, 830 euro per un'attività non sono pochi, ma il problema è che non conta solo quanto incassi, conta quanto ti serve per stare in piedi. E nel nostro caso, come vi dicevo nell'ultimo video, il nostro punto di pareggio, il famoso break even, si raggiunge a 28.500 euro, 29.000 euro, che tradotto, per non perdere soldi, bisogna stare più o meno su una media di 950 euro al giorno. E quindi il problema del locale non è che non ci sia lavoro, ma piuttosto che incassa meno di quanto serva. E infatti negli ultimi 3 mesi abbiamo perso circa 10.500 euro. E se sommiamo questi a quei soldi che vi raccontavo nel primo video, e lì si parlava di 2.500-3.000 euro al mese di perdita, arriviamo quindi a una perdita totale stimata tra i 24 e i 26.000 euro. E quindi guardando questi numeri non possiamo continuare a raccontarcela. Non puoi semplicemente dire vabbè, il locale ha tanto potenziale, allora sarà semplicemente quell'inerzia iniziale e continuando a stringere i denti prima o poi partirà. Però il potenziale non paga gli stipendi, non paga l'affitto, non paga i fornitori, non paga le bollette e quindi a un certo punto bisogna fermarsi e chiedersi: chiudiamo, vendiamo, alziamo i prezzi, tagliamo le spese, cambiamo la proposta e l'idea del locale, investiamo ancora magari espandendo il locale, oppure il problema è più profondo e quindi semplicemente stiamo bruciando i nostri soldi. E la verità è che noi non vorremmo chiudere, continuiamo a vedere in questo locale tantissimo potenziale. Lo pensavamo quando l'abbiamo acquistato e lo pensiamo ancora oggi, però chiaramente questa convinzione non può portarci ad ignorare i numeri. E questa è stata la lezione più importante che ho imparato in questi mesi. E quindi vedendo questo andamento abbiamo cercato di trovare delle soluzioni, perché l'idea fondamentale è sempre quella: non puoi sperare di ottenere dei risultati diversi continuando a fare le stesse scelte sempre. La prima strada percorribile è quella di tagliare i costi, e in un locale come questo uno dei costi più importanti è sicuramente il personale. Noi oggi paghiamo diversi stipendi, 3 persone full time e 3 part time, e tra l'altro, considerando il settore, noi i nostri dipendenti cerchiamo di pagarli anche bene, e quindi tagliare le spese riducendo gli stipendi per noi non è una strada percorribile. La seconda strada invece è tagliare le spese del locale, magari riducendo la qualità dei tuoi prodotti, però chiaramente anche questa strada è un no assoluto, perché sì, magari nell'immediato abbassi un po' i costi e riduci le perdite, però nel medio periodo rischi di perdere la cosa più importante di tutte quando è un'attività di questo tipo, ovvero la fiducia del cliente. Perché se una persona viene da te perché trova un certo tipo di prodotto e tu inizi ad abbassarne la qualità, magari effettivamente nel primo periodo riesci a risparmiare qualcosa, ma quando poi il cliente se ne accorge rischi di perderlo, e riconquistare poi un cliente perso è molto più difficile che conquistarne uno nuovo. E quindi anche qui per noi la qualità non poteva essere toccata, magari cercando di puntare un po' di più su quei prodotti che hanno un margine maggiore. Potevamo cercare di migliorare la produzione, però sicuramente peggiorare il prodotto assolutamente no. La terza possibilità era quella di alzare i prezzi, e infatti l'abbiamo fatto. Abbiamo aumentato i prezzi all'incirca di un più 10%, però anche qui alzare i prezzi non è una bacchetta magica, perché
di quanto alla fine tu puoi davvero alzarli. Se li alzi troppo poco, alla fine non risolvi nulla. Se li alzi troppo, rischi di perdere clienti. E infatti nel nostro caso abbiamo notato un leggero calo degli scontrini. Prima di modificare il listino eravamo arrivati a una media di 160-170 scontrini giornalieri, dopo l'aumento sono scesi più o meno a 150-160, che chiaramente non è stato un crollo, però una conseguenza l'abbiamo notata. D'altra parte qui c'è un ragionamento magari un po' ingegneristico economico, ovvero meno scontrini non è automaticamente un male. Infatti, se fai meno scontrini, ma ogni scontrino ha maggiore margine, magari lavori meno, consumi meno materie prime, stressi meno il personale e riduci sicuramente anche un po' gli sprechi. Il problema è capire se quel margine in più compensi effettivamente il calo del numero di clienti. Nel nostro caso per ora no, non abbiamo risolto il problema, lo abbiamo semplicemente spostato un po'. Alla fine ci siamo ritrovati a fare più o meno gli stessi soldi, però con qualche scontrino in meno. E questa, devo dire, l'ho trovata una cosa molto stimolante, anche un po' divertente, ed è un po' una di quelle cose più belle del fare l'imprenditore, ovvero scervellarsi cercando di trovare il giusto equilibrio, tirando un po' la corda da ogni lato, perché la soluzione alla fine non è un cambiamento singolo, non basta tagliare il personale, alzare i prezzi oppure cambiare i prodotti, ma bisogna lavorare su tanti punti contemporaneamente, cercando di trovare il giusto equilibrio e quindi equilibrare i prezzi, gli orari, i turni, i prodotti, gli sprechi. E quindi gestire un locale è un po' come fare il giocoliere che cerca di tenere in equilibrio un qualcosa di molto instabile. Se tagli troppo il personale, peggiori il servizio, se abbassi la qualità, perdi i clienti. Se alzi invece troppo i prezzi, la gente smette di venire da te. E se tieni tutto esattamente com'è, continui semplicemente a perdere i soldi. E quindi la vera sfida è trovare quel punto di equilibrio in cui l'attività riesca a funzionare, però senza snaturarsi troppo. Ed è proprio questa la cosa più stimolante. Un'altra cosa che abbiamo capito in questi mesi è che aggiungere cose non significa automaticamente migliorare. Abbiamo tante idee, abbiamo intenzione di aprire la sera, abbiamo intenzione in alcuni giorni della settimana di trasformarci, almeno per la parte serale, in hamburgeria. Volevamo differenziarci magari con degli aperitivi particolari, però da fuori sembra tutto molto facile. D'altra parte, stupidamente, anche solo aprire la sera significa altri turni, altra formazione, altri responsabili, richieste di maggiori materie prime e quindi anche il problema dello stoccaggio di queste materie. Significa aumentare la complessità dell'organizzazione ed aumentare sicuramente anche i rischi. E se sei già in perdita, aggiungere altre complessità non mi sembra il caso, per quanto possa essere l'idea comunque buona, ma prima di tutto bisogna stabilizzare quello che già hai. Comunque ora è arrivata l'estate e anche questa è una fase delicata. Da un lato probabilmente alcune spese potrebbero calare un po', d'altra parte ci sono le ferie dei dipendenti, sicuramente molti clienti sono in vacanza e quindi un calo fisiologico della clientela. Infatti già dalla chiusura delle scuole si vede anche un calo degli incassi, pertanto bisogna gestirsela bene e stiamo valutando ad esempio di chiudere magari una settimana per cercare di almeno unificare le ferie a tutti i dipendenti in un blocco solo o comunque una buona parte di queste e magari sfruttare quella settimana per fare dei lavori interni al locale, rinnovarlo, magari ampliarlo un pochino per cercare poi a settembre, una volta ripartiti, di ripartire forte. Anche perché le conclusioni del se abbia avuto senso investire in questa attività potremo averle solo quando ripartiremo e quindi oggi il nostro piano non è chiudere, ma non è nemmeno andare avanti facendo finta di niente. Il piano piuttosto sarà quello di utilizzare questi mesi per cercare di capire cosa tagliare, cosa tenere, cosa migliorare e cosa testare. Tutto questo senza abbassare la qualità dei nostri prodotti, senza sicuramente buttare altri soldi a caso e soprattutto senza continuare semplicemente per orgoglio, perché questa alla fine è un po' come la trappola di chi continua a giocare ossessivamente d'azzardo, concentrandosi esclusivamente su quanti soldi si ha già perso, trascurando il fatto che continuando in questo modo si arriverà a perderne tanti altri. Comunque quando abbiamo iniziato già ci aspettavamo una perdita, però sicuramente non di queste proporzioni. E se mi doveste chiedere se alla fine mi ritengo soddisfatto di questo investimento, magari vi risponderei che probabilmente non lo rifarei. Non tanto per le perdite, ma piuttosto per lo sbattimento che c'è dietro la gestione e l'organizzazione di un'attività di questo tipo. Se invece mi chiedeste se abbia senso continuare, almeno oggi la mia risposta è sì. Chiaramente non in modo passivo, ma piuttosto correggendo dove si possa correggere e semplificando un po' il lavoro. Perché alla fine il nostro ragionamento è stato: il nostro lavoro principale sta comunque andando bene e oggettivamente coprire 3.000 euro di perdita
per pagare comunque 6 stipendi è una cosa che alla fine non ci dispiace. Per 3.000 euro stai mantenendo comunque 6 famiglie, però chiaramente fare impresa non è fare beneficenza, per quello ci sono altre tipologie di attività e quindi chiaramente non possiamo farlo per sempre, anche perché se il nostro lavoro principale in questo momento sta andando bene, non è detto che continuerà ad andare bene per sempre e quindi prima o poi, se le cose non dovessero migliorare, chiaramente dovremo prendere delle decisioni. E se mi chiedete, a distanza di questi mesi, secondo me, quali possano essere le motivazioni di questo calo dal 2019 in cui l'attività fatturava 850.000 euro ad oggi in cui l'attività ne fattura più o meno 25.000 euro al mese di media, la mia risposta è che evidentemente le abitudini delle persone sono cambiate molto da dopo il Covid. La colazione all'italiana, che è quella di cappuccino e brioche, sicuramente va meno di moda. Il costo della vita si è alzato sicuramente e quindi si cerca di tagliare anche sulla colazione fuori. Negli ultimi anni c'è stata sicuramente una maggiore sensibilizzazione sulla questione del fitness e quindi sulla qualità dell'alimentazione. Un'altra cosa, ad esempio, è che la via in cui si trova questo locale fino a qualche anno fa era una delle vie principali di Brescia in quanto a traffico. Ultimamente si è svuotata tantissimo, i negozi di quartiere hanno chiuso quasi tutti e questo perché sempre più persone, per ottimizzazione del loro tempo, decidono piuttosto di fare compere tutte in un unico posto, quindi andando a favorire ad esempio i centri commerciali. E quindi la somma di un po' tutti questi aspetti e magari anche qualcun altro ha portato poi a questo calo in generale di tutte le attività. E ora sono curioso di sapere cosa ne pensiate invece voi. In particolare, se qualcuno di voi gestisce delle attività di questo tipo, mi interesserebbero molto i vostri consigli. Se foste al posto mio, che cos'è che fareste? Alzereste ancora i prezzi? Cambiereste i prodotti? Puntereste sull'apertura serale? Ridurreste magari gli orari? Oppure consigliereste di chiudere e basta? Magari lasciatemelo nei commenti. E se qualcuno si chiedesse del perché io stia parlando di queste cose sui social, sappiate che chiaramente non sto flexando, anche perché se volessi vantarmi magari vi parlerei delle cose positive, dei miei successi e non sicuramente di quelle attività che sono apparentemente in perdita. Piuttosto ve la sto raccontando perché è un'attività molto reale, perché credo che molte persone lì fuori si trovino in situazioni simili alla mia oppure stiano pensando di aprire un'attività di questo tipo e in questo modo hanno effettivamente dei numeri alla mano che possano guidarli un po' nella decisione se prendersi questo rischio e quali possano essere i possibili intoppi. E quindi se questo video vi è stato utile e siete interessati ad altri aggiornamenti sulla sforneria e su altre attività che stiamo gestendo, allora iscrivetevi, lasciate magari un like ed un commento e noi ci vediamo la prossima settimana. Ciao!